Smettila di ridere, boss, non c'è un cavolo da ridere. È enorme, c'è un sacco di grascettino e il mostrino invece... Ma guarda, un buon di motta, gli ha dato un buon di motta. Un buongiorno ufficiale da Vienna. Stamattina cerchiamo di farvi vedere delle cosine un po' particolari e tanto buone, se è tutto aperto ovviamente, della città. Nel corso del video vi do anche dei suggerimenti se volete passare qui una giornata intera anche per i musei o altre cose. Il mostrino riesce a legarli i caschi. Tappa di giornata per il caffettino delle 10:30, perché Vienna ha una tradizione lunghissima di caffè che poi vi spiego. Siamo venuti in uno dei milioni di caffè. Questo è il caffè Korb, ha 110 anni di storia e ha gli arredamenti interni che sono stile anni 50-60, perché a quell'epoca, la generazione di quell'epoca ha fatto tutta una ristrutturazione. Qua sembra che abbiano il miglior Äpfelstrudel di tutta Vienna. Una cosa sicuramente comoda è che le moto possono parcheggiare un po' dove vogliono, nel posto delle auto. Non cercate posti contrassegnati perché non ci sono. Le piantano così, come questa qui a mie spalle. Io ho preso un Earl Grey, che è il tè quello nero con il bergamotto dentro, e poi il mostrino ho preso il Wiener Melange, che è un caffè tipico loro che assomiglia al nostro cappuccino in realtà. Ah, allora l'hai fatta apposta. Grande boss. A me sembra un cappuccino. A me sembra veramente un cappuccino. Io però gli ho detto Wiener Melange. Indovinate? È un cappuccino. Anche il gusto sa di cappuccino. Il Wiener Melange costa 4,50, il cappuccino 5,80, quindi se me lo fanno pagare 4,50 io sono già a posto e faccio finta che sia. Sicuro, eh? Anche? Hola, bella! Scioccia che sgnappola di roba. Bellissimo! Prima le foto, lavora e dopo facciamo le mangiate. Non è un fermo immagine questo, è vero. La Sachertorte, che è bellissima a vederla così. Sempre con la famosa ricetta segreta. Un giovanissimo pasticcere di 16 anni che si chiamava Sacher, Karl Sacher se non mi ricordo male, viene chiamato a creare una torta per un evento alla corte d'Austria perché il pasticcere era ammalato e lui si inventa la Sachertorte. Oggi la ricetta originale è secretata e nessuno che lavora all'hotel Sacher può divulgarla neanche dopo che ha finito di lavorare, quindi il segreto finisce nella tomba con il pasticcere, però ovviamente è un dolce tipico di Vienna, quindi lo fanno un po' in tutti i caffè di Vienna. All'hotel Sacher sicuramente vi costa di più che andarlo a mangiare negli altri posti e visto che noi siamo un po' taccagni di nostro siamo venuti qua a mangiarla. Oh, È stratificata. è stratificata. Fatta con un pan di Spagna al cacao e la confettura di albicocche. Se la volete nelle ricette me lo dite, io ve la faccio. Rispetto alle altre che ho mangiato, perché qualche volta mi è capitato, questa è molto umida, sa bene di cioccolato e c'è quel qualcosina di un po' di acidino della confettura di albicocche che non è mai troppo dolce se è fatta con la frutta buona, molto buona. E il mostrino, su leggero suggerimento della sottoscritta, ha preso l'Äpfelstrudel, che come vi dicevo prima qui sembra che sia il migliore di tutta la città. Comunque fanno delle belle fettone di roba. E si sente un grandissimo Sì. profumo di mela. Il profumo è eccezionale. Calda e ottima, si sente bene la mela, si sente la cannella, è anche è tutta morbidosa. A me un po' di quel croccante piacerebbe sentirlo, soprattutto da queste cose qua mi sarebbe piaciuto sentirlo. Invece è tutto morbido, però buono. Si è infranto il mio sogno in 5 secondi di andare sulla carrozza.
Le carrozze qui costano una follia, facevamo bene ad andarci a Salisburgo. Là costano circa 30 euro, qua 20 minuti sono 55 euro, 40 minuti quasi 100 euro. Quindi direi che andiamo a fare qualcos'altro. Abbiamo speso 21 euro e adesso andiamo a fare un giro in centro. Informazioni utili se volete stare a Vienna anche un po' più di un giorno e vi piace fare i musei, queste cose. C'è possibilità di acquistare la Wien Card che vi dà accesso ai mezzi pubblici e a praticamente tutti i musei e le mostre che ci sono in città, quindi le attrazioni principali. I costi, il link ve lo metto sotto ovviamente, ed è molto economica se volete fare tutte queste cose. Ci sono dei musei molto particolari qua, anche di quelli vi metto tutte le indicazioni in descrizione, così vi potete fare un pochino un'idea. Siamo arrivati al mercato coperto di Vienna. Qui ci sono svariate tipologie di ristorantini, di posti dove mangiare seduti, e poi c'è tutta la parte, quella delle bancarelle, che vi vendono domine Dio che volete comprare, frutta, verdura, carne, pesce, cose anche di artigianato, c'è un po' di tutto. Adesso ve lo facciamo vedere, poi scegliamo se mangiare qui qualcosina per pranzo. Questa vacanza volevo bere un pelino meno birra, ma sono costretto per forza perché l'acqua costa il doppio. Una bottiglia da 0,75 della Panna o della San Pellegrino, la bottiglia da 0,75 della Panna o della San Pellegrino costa 6 euro, mentre la birra costa 4,90. Siamo finiti nel ristorante Argentino, sacco di scelta, è una zona molto giovane, quindi anche se volete venire a prendere gli aperitivi, fare festicciola con gli amici, le cose, questo posto è indicato. Io ho preso alla fine, anziché l'acqua costa 2 euro in meno il biberon da mezzo litro, almeno bevo delle cose, ed è sparkly, è tutto frizzantino. A loro mi piace un sacco qua in Austria la roba frizzante. Però boss, perché non si può riprodurre a casa? Vero? Cioè, a me mi dai... che cos'è? È un buon di motta! Io ragazzi, questa è la mia mano, è enorme. Facciamo prima mangiare il Monster, che vediamo com'è il suo mini stick. Cotta bene, non è un burro la carne, si sente già, è buona. Vedete che è molto grasso qua. Ci ha preso di brutto sto giro il boss. Che pensavo fosse una riduzione tipo dell'arrosto, delle cose, ma in realtà ha dentro qualcosa di acidino. È tipo salsa di pomodoro con qualcosa di acido dentro. È strana, però con le patate per esempio ci sta molto bene. Ci sta anche sulla carne, però copre un po' troppo il sapore secondo me. Pieni e soddisfatti, abbiamo speso 55,50, fine della storia. Amore, non è accesa la GoPro. Sto recitando la parte per cercare di passare inosservato. Il Monster è in sciopero perché sta piovendo di nuovo. Ne abbiamo un tantino le pelote a spiene, ma l'Austria purtroppo il clima è questo, quindi bisogna fare buon viso e cattivo gioco. Abbiamo alla fine deciso di prendere un bus on off piuttosto che camminare sotto l'acqua, preferiamo fare così, e adesso vi facciamo vedere un po' di cose di Vienna da qua sopra.
quando vedrete una vacanza dove io non sono messo in queste condizioni e mi sbrodola sopra l'acqua, vorrà dire che l'ho organizzata io. Voglio del sole, voglio del caldo, voglio dell'acqua, ma non così, acqua salata, mare. E a questo punto vale la pena un'anticipazione, visto che questo è l'ultimo video di questa serie dell'Austria. Meno male. E probabilmente sarà già partito o starà per partire la serie quella nuova, perché vi portiamo in Bosnia Erzegovina e prima passiamo anche dalla Croazia, quindi amore c'è sole. E per fortuna che stavolta siamo all'asciutto. Non so parlare più italiano, forza di stare qua. Guarda che bello. E una cosa, un tocco di classe, questa è retina microfiltrata che non molla. Dobbiamo correre perché qui fra 3/4 d'ora chiudono. Vi volevo raccontare una cosa, perché a Vienna il caffè è un momento di relax, quindi qui non lo potete prendere a banco correndo come facciamo noi in Italia. Qui anzi nei caffè molti avevano il posto per far suonare i compositori. Mozart per esempio, come Beethoven e altri, componevano e si esibivano nei caffè per vedere la reazione del pubblico, quindi è proprio un momento di pausa. Tra l'altro c'è una leggenda che dice che il caffè a Vienna è arrivato quando andarono via i turchi nel 1683. Dopo l'occupazione lasciarono dei chicchi. Sembra che da lì sia iniziato il tutto. Per la certezza una spia armena nel 1685 aprì il primo caffè a Vienna. Questa è una cosa certa. In Italia vi volevo solo dire che il caffè è arrivato tipo 100 anni prima, perché ovviamente è stato importato dai veneziani che commerciavano con l'Oriente. Ragazzi, per oggi da Vienna è tutto, abbiamo fatto quello che riuscivamo, spero che il video vi sia piaciuto. Dall'Austria momentaneamente abbiamo finito l'ultimo video, ma torneremo. Mostrino? Supportateci, perché così avete la possibilità di farti delle risate e vedere che noi continuiamo a prendere dell'acqua per voi. Esatto. Freddo per voi. Sempre per voi, ciao!